Ciao a tutti, io sono Veronica. Hello everybody, I am Veronica. If you don't understand Italian, there is English subtitles here for the computer and here for the smartphone. Allora, in questo video vi parlerò della depressione post-Erasmus, cos'è, della mia esperienza e di come superarla. Quindi alcuni la definiscono veramente come una sindrome, ma ovviamente non è così tanto negativa, diciamo. Praticamente si manifesta quando una persona vive all'estero per un lungo periodo di tempo, poi tornando a casa non si ritrova più nella sua vita, diciamo, normale, e quindi cade in depressione, qualcosa del genere. Comunque non è una cosa così grave, secondo me. Si supera col tempo. Sicuramente. Come vi ho già spiegato nel video della mia esperienza Erasmus, io sono stata in Slovenia, a Koper, per 5 mesi. E appunto a luglio del 2017 sono tornata a casa e già nel tragitto fiumi di lacrime perché sono una persona molto emotiva e quindi ho pianto molto. Comunque per me quella è stata la mia prima esperienza nel vivere da sola, quindi anche questo ha influito molto sul mio ritorno, perché appunto dovevo ritornare a vivere con i miei e quello è stato un vero e proprio trauma, perché tutte le mie abitudini che avevo da persona che vive da sola con dei coinquilini, ma comunque da sola, si dovevano riadattare alla vita con i genitori, che è molto diversa. E anche le cose più stupide mi sembravano così diverse, come per esempio se vai in una camera d'hotel, diciamo, per addolcire questo ritorno, i miei amici e la mia famiglia hanno ben pensato di farmi una festa a sorpresa e sono stata super contenta perché almeno ho potuto rivedere tutti insieme i miei amici e appunto festeggiare il mio ritorno. Mi hanno fatto un cartellone stupendo con tutti i luoghi che ho visitato durante l'Erasmus. Se riesco ve lo metto. Veramente una bella festa. Diciamo che ancora oggi non è che ho superato totalmente questa fase, ma sto molto meglio. Ovviamente penso tutti i giorni ai miei amici dell'Erasmus e alla mia vita lì, ma non ci si può fare niente ed è così. Quindi adesso vi do alcuni consigli. Se state vedendo questo video sarete per finire l'Erasmus, o a questo periodo in realtà siete quasi a metà della vostra esperienza Erasmus. Non vi voglio rattristare adesso, però dovete sapere che prima o poi tornerete a casa, perché è così e non ci si può fare niente, purtroppo. Quindi la prima cosa è accettarlo. Bisogna ritornare a casa propria, alla propria università, ai propri amici, che ovviamente sarà la cosa più bella, e alla propria famiglia. Perché prima o poi si sa che si torna a casa, però una cosa che può aiutare è programmare un nuovo viaggio o programmare un ritorno nella città dove si è fatto l'Erasmus, semplicemente viaggiare, perché sicuramente questo aiuterà molto il vostro rientro in patria. Un'altra cosa è iscriversi alla propria associazione ESN, Erasmus Student Network, dove praticamente farete una vita Erasmus ma nella vostra università. Io purtroppo non mi sono potuta iscrivere perché non vivo nella città della mia università, ma sono pendolare e quindi non riesco a partecipare sempre,
purtroppo. Appunto, l'altro consiglio è sempre tenervi a contatto con le amicizie fatte in Erasmus per fare delle reunion. Infatti io a Pasqua di quest'anno sono tornata ed è stato fantastico perché ho rivisto anche alcuni miei amici. Infine, cosa che mi fa veramente gioire sono i ricordi. Infatti gli ultimi giorni mi sono fatta firmare la bandiera della Slovenia, eccola qui. E mi piace ogni tanto mettermi a rileggere tutte queste belle frasi che i miei amici mi hanno dedicato. Un'altra cosa molto bella, la mia amica cinese mi ha scritto una lettera e mi ha regalato il calendario cinese, questo, bellissimo, del 2017. Questi ricordi sono la mia forza assolutamente. Come ultima cosa vi lascio con dei pensieri delle mie amiche. Praticamente gli ho chiesto se potevano dirmi come sono cambiata durante l'Erasmus, come ero prima e come sono adesso, perché l'Erasmus ti cambia non solo la vita, ma anche come persona. Ciao, sono Chiara e conosco Veronica da 8 anni. Da quando è tornata dall'Erasmus non è più la stessa Veronica. È cambiata ed è cambiata sicuramente sotto aspetti positivi. Ora è molto più aperta a idee innovative e soprattutto cerca di fare di tutto per divulgarle. Conoscere cose nuove e nuove culture fa scoprire mondi differenti, ma soprattutto ti cambia dal punto di vista morale e perché no, anche quello pratico. Ti migliora la giornata quotidiana e ti porta a ritmi diversi. Ti cambia in positivo e questo sicuramente Veronica l'ha preso molto bene. Invece questo è da parte di Fabiana, una mia amica dell'università. Ci conoscevamo allora da 1 anno e mezzo, diciamo. Veronica dopo l'Erasmus? Una bomba. Era partita timida, insicura e anche un po' triste. Ma il suo rientro è stata una sorpresa. Sicura di sé, intraprendente e, di conseguenza, anche molto più solare. Forse a volte è un po' troppo avventata, ma non ha più paura di mettersi in gioco e di provarci. E quindi niente, questo è stato il mio video. Se vi è piaciuto mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale e commentate se anche voi avete avuto questa sindrome e come siete riuscite a superarla. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!